Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano del 2023 che è finito tipo la settimana scorsa dal titolo Perfect Marriage Revenge. È un revenge drama, come dice il titolo stesso, quindi un dramma con al centro della trama una vendetta e è tratto da un manual che io ho letto preventivamente prima di guardare il dramma. È ancora in corso di svolgimento in realtà il manual, è addirittura d'arrivo, mancano pochi capitoli, però il manual stesso è tratto da una light novel che invece si è già conclusa da tempo e quindi sapevo già dove saremmo andati a finire. 12 episodi della durata di un'ora scarsa ciascuno. Vediamo di cosa parla. Dicevo, il tema principale della storia è appunto la vendetta della protagonista che è stata adottata in questa famiglia facoltosa, ma non è mai stata accettata a livello profondo né dalla matrigna né dalla sorellastra che la trattano malissimo. Il padre, il patrigno, in realtà l'ha sempre ignorata, cieco anche alle angherie a cui le due donne della famiglia principale l'hanno sempre sottoposta. Lei si è sposata con questo tizio che però scopre l'ha sposata solo per stare vicino alla sorella perché lui è innamorato della sorella. Quando scopre questa cosa, insieme a un'altra situazione particolare della famiglia, rimane vittima di un incidente e in seguito a questo incidente muore. Si risveglia eh, all'epoca, in un'epoca antecedente al suo matrimonio, va indietro di un anno e da qui inizia a meditare vendetta appunto contro l'ex fidanzato e contro la famiglia, in particolare la matrigna, la sorellastra, che come dicevo prima l'hanno sempre veramente trattata malissimo e ha scoperto poco prima di morire, l'hanno usata come capro espiatorio per dei traffici loschi di una galleria d'arte di cui la matrigna è a capo e la sorellastra è comunque implicata a livelli alti. Siccome lei è una pittrice, hanno spacciato dei suoi quadri come opere autentiche di altri autori e quando l'inganno è stato scoperto le hanno attribuito tutta la colpa, dicevo, e poi lei è stata vittima di un incidente, quindi si risveglia a un anno prima, quando sta facendo le prove del vestito del matrimonio per sposarsi appunto con quest'altro tizio che però è innamorato della sorella. Lo pianta seduta stante, ovviamente, e siccome la sorella è invaghita dell'erede di un'altra famiglia, per vendicarsi di lei lo approccia e gli propone proprio a bruciapelo il matrimonio e questo accetta e quindi loro due portano avanti questo proposito di vendetta di cui lei rende parte lui quasi subito e lui dice usami come vuoi. Ma anche lui dalla sua ha una famiglia con i propri problemi, perché dicevo famiglia molto facoltosa, lui si è staccato dall'attività di famiglia per aprire una società a parte, ma ha questo fratellastro che lo odia visceralmente e non esita a ricorrere ai mezzi, anche quelli più criminali, per toglierlo di mezzo. I due protagonisti pian piano si scoprono innamorati, però entrambi si scoprirà poi, non solo lei, hanno sul polso una data che fa un conto alla rovescia e che appunto simboleggia l'anno che hanno ricevuto entrambi, perché poi si scopre che anche lui è stato vittima dell'incidente dove lei è morta e è morto anche lui e è tornato indietro un anno prima. Entrambi ecco, hanno avuto questo anno di tempo aggiuntivo per passare del tempo insieme perché si scopre poi che lui è sempre stato innamorato di lei, anche quando lei era sposata con l'altro. E, in un certo senso lo irritava in maniera molto profonda vedere che lei fosse così remissiva
verso queste persone che l'hanno trattata così male, che la trattavano così male. Questo perché lei, essendo stata adottata e quindi avendo vissuto in orfanotrofio, ha questa fame di affetto che la porta ad ingoiare un sacco di azioni disdicevoli da parte della famiglia. Quando poi scopre appunto come stanno le cose, e ci sono una serie di plot twist molto interessanti, è decisa a rovinare le persone che le hanno avvelenato la vita. E dicevo, anche lui ha questo fratellastro che praticamente porta avanti la sua vendetta personale, soprattutto nei confronti di lui, perché questo fratellastro è il figlio della prima moglie del padre. Il padre poi si è risposato e quindi ha avuto lui e una sorella. Però lui, essendo l'erede maschio, quindi l'antagonista, il concorrente più diretto per l'attività di famiglia, ovviamente attira su di sé le antipatie, e non solo, anche tutti questi gesti criminali del fratellastro. Questo perché? Perché il fratellastro pensa che il padre abbia piantato la madre per rifarsi la vita con la seconda moglie. In realtà non è andata proprio così. E lo scopre solo alla fine, che è il padre che è stato quello piantato in asso dalla moglie, che gli ha appioppato anche il figlio e gli ha detto: io me ne vado con un altro, tieniti il figlio, non mi interessa niente di lui, non lo vedrò mai più, ciao. E quindi scopre che tutta la sua vendetta in realtà era basata su una presunzione di verità che non era la verità. Molto bello. Posso dirvelo? Sì, ve lo dico, molto bello. Allora, 12 episodi sono stati una scelta più che azzeccata, e lo dico tenendo presente anche la trama del manhwa, che invece a volte è un po' troppo arzigogolata. Sono riusciti a prendere le cose buone del manhwa e a ottimizzarle molto, e il fatto che il dramma sia così breve fa sì che non ci siano tempi morti, non ci sia un calo di ritmo, anzi il ritmo è molto serrato. In ogni episodio succede qualcosa, c'è una rivelazione, c'è un passo avanti nell'evoluzione della coppia, c'è una progressione che proprio tiene lo spettatore incollato, quindi bravissimi. Anche il fratellastro, dicevo, scopre questa cosa e quindi si rende conto che ha fatto tutto quello che ha fatto basato su una lettura della realtà che era falsata. Nel manhwa questa cosa avviene a metà un po' degli eventi, e quindi perde quasi di valore, di vigore, perché allora è una spiegazione comunque che cambia molto le carte in gioco, perché le carte in tavola, perché tu hai fatto tutto quello che hai fatto presumendo una lettura della situazione passata in un certo modo, ovvero tuo padre ha abbandonato tua madre. Non è così, quindi vuol dire che tu tutto quello che hai fatto l'hai fatto basato su un assunto falso. Però, nonostante questa realizzazione, il fratellastro del manhwa non si ferma dal perseguire la sua vendetta, il che lo rende uno psicopatico totale. Mentre nel dramma questa cosa, in un certo senso, vabbè, lui oramai è già in prigione, comunque, perché, ripeto, ne ha combinate di cotte e di crude, però comunque sia, viene messo di fronte alle sue malefatte e al fatto che comunque lui ha sempre, fra virgolette, a parte la vendetta contro il fratello, ma ha anche sempre pensato molto male del padre, e invece il padre ha cercato di proteggerlo dall'abbandono della madre, abbandono totale della madre, che per un ragazzino è un'esperienza estremamente traumatica. Il padre probabilmente ha sbagliato a non spiegare, una volta diventato adulto, come stavano effettivamente le cose, però di fatto lui ha sempre tenuto le distanze dal resto della famiglia in base a un'idea falsata della realtà.
E quindi questo diciamo è un po' il punto finale di questo antagonista. Mentre nel manual, dicevo, lui continua ad andare avanti imperterrito nella sua vendetta e quindi sembra proprio a un certo punto che voglia far del male alla famiglia del fratello, al fratello, proprio per il gusto di fargli del male. Cioè, le motivazioni che muovono queste azioni sembrano quasi venir meno, nel senso che non mi interessa il motivo, io voglio solo farti sparire dalla faccia della terra. E quindi questo diciamo dà un taglio diverso anche al personaggio. Dicevo, ottimizzazione fantastica del contenuto della storia, dall'originale al dramma, perché appunto avendo poi poco tempo tutto diventa molto incalzante. Gli attori secondo me hanno fatto un buon lavoro, bravo soprattutto il protagonista maschile, che io mi ricordo da My Secret Romance, in cui era veramente un figo della miseria. Allora qua ovviamente prestanza fisica molto apprezzabile, però molto più apprezzabile il fatto che comunque riesca a rendere tutte le sfumature emotive del personaggio, e anche lei molto credibile nel momento della vendetta, perché si vede che è vero, lei è tornata un anno prima, però non è che la sua psicologia interiore abbia subito chissà che sconvolgimenti. C'è la rabbia, c'è la voglia di rivalsa nei confronti di chi le ha fatto del male, ovvero la matrigna e la sorellastra e il padre poi in coda. Però a volte si vede che è quasi sopraffatta da queste emozioni così forti, e mi è piaciuto soprattutto nel momento in cui loro si sposano. La matrigna arriva e le dice praticamente: sì, ma tu non sarai mai parte della famiglia, quindi adesso fai tanto la figa perché ti sposi con l'erede di questa famiglia facoltosa, però sei sempre la nullità che eri quando eri con noi. E lei, e questa cosa comunque lascia un segno sull'emotività della protagonista. E arriva lui, con cui c'è già stato questo discorso di lei che vuole la vendetta nei confronti dell'ex fidanzato e della sorella che hanno agito alle sue spalle. E le dice: ok, adesso stai avendo un crollo perché questa matrigna ti ha detto quello che ti ha detto, cosa vuoi fare? Cioè, cerca di darti una calmata, perché se crolli adesso tutta la tua vendetta crolla e non riesci a portarla avanti, quindi dimmi di cosa hai bisogno. Secondo me, se tu ti fai vedere felice è la cosa migliore per dare fastidio alle persone che ti hanno ferito, facciamolo. E quindi riesce proprio a darle una centratura, cioè lui è un personaggio molto bello e è fatto molto bene, e lei è anche molto brava, ripeto, a mostrare questa volontà di rivalsa. Questa persona che a tratti riesce a dimostrarsi estremamente forte e spietata, però allo stesso tempo non è che rinnega tutta la sua vita passata in cui era affamata d'amore. C'è questa dualità in gioco che lei riesce a rendere. La sorellastra ovviamente anche lei avrà un risveglio estremamente, risveglio nel senso che riferito alla seconda vita della sorella, un risveglio estremamente brusco, perché scoprirà di non essere esattamente chi pensava di essere, e in più tutte le macchinazioni della madre alla fine la lasciano abbandonata a se stessa, perché rimane con un pugno di mosche in mano e si dimostra non molto migliore della madre, perché alla fine la madre finisce in galera e lei, per non essere associata a una criminale, praticamente taglia tutti i ponti. E tratta malissimo anche l'ex fidanzato della sorella, che aveva sempre cercato di tenersi buono, ben sapendo che lui era innamorato di lei, solo per danneggiare la sorella. Bello, bello, c'è un lieto fine, apprezzatissimo, quello non avevo dubbi, perché avendo letto la storia originale sapevo come sarebbe andato a finire. Però, ripeto, ho molto apprezzato il modo di rendere la storia originale, perché
nel dramma sono riusciti ad andare ad asciugare e a raddrizzare certi snodi di trama che risultavano, non dico inutili, però non del tutto necessari, ecco, e risultavano, ecco, delle curve magari anche plurime, dove una strada dritta avrebbe reso l'idea in maniera più immediata e probabilmente anche più di impatto. Sono riusciti a fare questo lavoro nel dramma, quindi tanto di cappello. 12 episodi, infatti ha avuto un successo sempre crescente. Merito sicuramente, cioè non nascondiamoci dietro un dito. Quando ci sono degli attori di bella presenza c'è più audience. Però è anche vero, e l'ho detto tante volte, che la bella presenza da sola non riesce a sopperire a una trama o a una scrittura lacunosa. Invece qua le due cose ci sono entrambe e quindi si esaltano a vicenda. Io ve lo consiglio assolutamente. Non so dove sia disponibile perché non ho nemmeno guardato, ve lo metto qua sotto il link o vi dico su quale piattaforma è fruibile. Detto questo, direi che mi posso fermare. Perfect Marriage Revenge. Yes, yes, yes. Bene, mi posso fermare, dicevo, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!